Qualcuno di voi già mi conosce perché sono nel movimento dal 2005. Con un grandissimo applauso perché se lo merita tutto Mario Tamburrano! Eccolo qua! Guardate che bel ragazzo! Guardate, accolto da un applauso, lo conoscono tutti il nostro Dario Tamburrano. Mi presento alle primarie per le Europee 2014 per dare trasparenza a ciò che accade all'interno delle istituzioni europee e soprattutto per dare voce alle istanze di quelle persone, di quei cittadini che pretendono e chiedono un cambio di direzione, di rotta delle attuali politiche della Comunità Europea, perché non ci sia più l'imperativo ce lo chiede l'Europa, ma perché ce lo chiedono gli europei. Queste elezioni sono un crocevia fondamentale affinché l'Europa ritorni a essere un progetto umano e un processo democratico. Intendiamo rivedere i trattati internazionali e soprattutto abolire gli insostenibili vincoli sul debito, sul pareggio di bilancio e del fiscal compact. Questa azione politica è necessaria affinché l'ipotesi di uscita dell'Italia dall'Eurozona, come di altri paesi, rimanga semplicemente un'opzione e non divenga una necessità assoluta. La Comunità Europea dal principio e per molti anni è stata una straordinaria occasione per altrettanto straordinari progressi nel campo dei diritti, della prosperità, della qualità della vita, della salute, della stabilità e della pacificazione. Negli ultimi 25 anni questa Comunità Europea ci ha fatto fare però molti passi indietro. Ispirandosi alle idee del neoliberismo selvaggio ha contribuito all'abbattimento dello Stato sociale e alla privatizzazione dei beni comuni e degli asset strategici nazionali, avendo inoltre come unico parametro di successo la crescita infinita del prodotto interno lordo, ci sta ponendo in una condizione disumana e soprattutto del tutto incompatibile con i mutati scenari geopolitici, climatici e geologici del presente e del futuro. Sono proprio questi gli scenari che in questi anni di attivismo all'interno del Movimento 5 Stelle ho approfondito, studiando le tematiche relative alla sicurezza alimentare, al dissesto climatico e idrogeologico e alla dipendenza energetica e alla loro relazione con l'attuale paradigma economico predatorio e incontrollato delle risorse naturali e dei capitali umani. Questo paradigma si è retto fino ad anni recenti grazie ad un'ampia disponibilità mondiale di risorse energetiche, minerali e alimentari reperibili in forma economica, che attualmente sono non solo in rapido esaurimento, ma sempre più concentrate nelle mani di pochi poteri forti, senza alcun controllo ed in territori lontani e instabili. Questa situazione chiaramente ci pone non solo in una condizione di estrema vulnerabilità, ma è alla radice della crisi globale che stiamo attraversando, perché da queste risorse che dipendono la sicurezza e la prosperità di lungo periodo delle popolazioni, lo stato di guerra o di pace, e in sintesi la vita confortevole e il futuro di ognuno di noi. La finanziarizzazione della realtà alla quale stiamo assistendo è un trucco, è una cortina di fumo metafisica che sta impedendo di concentrare l'attenzione politica sulla risoluzione dei problemi reali della nostra epoca. Per tale motivo ritengo che tutte le politiche europee, quelle energetiche, trasportistiche, agricole, economiche e finanziarie e soprattutto la creazione di liquidità da parte della banca centrale debbano essere indirizzate a una straordinaria riconversione continentale che debba operare su più direttrici. Questa straordinaria riconversione si muoverà intorno a 4 pilastri fondamentali. Dobbiamo riavvicinare i luoghi della produzione e del lavoro a quelli dell'abitare e del consumo, riducendo la necessità di trasporto di merci e persone e privilegiando il mercato locale a quello globale. È importante traghettare l'agroindustria verso politiche agricole a basso impiego di input energetici e materiali non rinnovabili. In terzo luogo dobbiamo ripristinare l'assetto idrogeologico, ridando fertilità ai terreni, imbrigliando le acque e adottando politiche di adattamento e mitigazione climatica. E infine dobbiamo costruire una società non solo delle rinnovabili che sia in grado di prosperare con basse intensità energetiche, ma anche del recupero della materia che si sostenga con limitate attività estrattive. Questa è l'Europa che noi vorremmo costruire, un'Europa che si ponga al di fuori
dei conflitti per le risorse e delle responsabilità del cambiamento climatico. Non chiaramente un isolazionismo autarchico, ma l'esempio per tutto il mondo della nuova civiltà possibile del XXI secolo, a somiglianza di quello che è stata la cultura mediterranea per millenni. Un rapido e radicale cambiamento dell'Europa è vitale, ce lo chiede la scienza e soprattutto il buonsenso.